Ciao a tutti, io sono Sara e bentornati nel mio canale. Nel video di oggi riprendo per mano un cartamodello base che avevo fatto più o meno un anno fa, forse anche di più, e lo avevo però lasciato un po' da parte. E questo era il cartamodello della gonna pantalone. E oggi finalmente sdifetterò questo cartamodello sulle mie misure. Farò una tela di prova proprio di quel cartamodello esatto che avevo fatto nel video di un anno fa, e se ve lo siete persi ve lo lascio anche qui sopra e sotto in descrizione, e poi vi mostrerò come togliere eventuali difetti dal cartamodello in modo così da avere un cartamodello base della gonna pantalone perfetto per usarlo appunto come base di tutte le gonne pantaloni che farete in futuro. Ne approfitto per dirvi anche un'altra cosa, che da qui in avanti farò nelle mie stories di Instagram dei sondaggi per chiedere un parere anche a voi su che gonna pantalone vorreste che realizzassi qui nel canale YouTube. Ho già tirato fuori delle immagini di ispirazione di varie gonne che mi piacciono, le condividerò con voi su Instagram nei vari sondaggi e vedremo quale sarà quella più votata e poi ci andremo a fare un po' di modifiche, farò dei disegni eccetera eccetera. Però se volete mandarmi anche voi delle idee di gonne che vi piacciono, mandatemele pure nei messaggi di Instagram, che poi faremo dei sondaggi più completi, insomma, ai quali ovviamente potete votare. Bene, non perdiamo altro tempo e iniziamo! E qui è dove ci eravamo lasciati. Ho tirato fuori il cartamodello base senza le varianti che vi avevo mostrato in quel video, perché voglio che la base sia il più basica possibile, diciamo. Eventuali varianti le faremo dopo, quando questo cartamodello sarà sdifettato e perfetto. Prima di iniziare mi vado a misurare la vita, perché mi sono accorta dopo aver pubblicato il primo video del cartamodello della gonna pantalone che potrei aver fatto un errore. Uno dei passaggi per creare la base era di chiudere la vita di 2 cm sia davanti sia dietro, però pensandoci poi mi sono resa conto che non era necessario, perché la misura della vita in teoria doveva già essere a posto prima, e così facendo l'ho stretta troppo. Quindi prima di copiare i pezzi e fare una tela di prova mi misuro la vita e la adatto alla misura corretta del mio corpo. Allora, qui la vita ora misura 69 cm nel cartamodello, ma la mia vita sarebbe di 72 cm. Allora, tenere i 2 cm davanti e i 2 cm dietro sarebbe troppo, perché vorrebbe dire aggiungere 8 cm alla circonferenza totale, che è troppo. Quello che avrei dovuto fare era, anziché rientrare di 2 cm davanti e dietro, rientrare solo di 1 cm in entrambi i cartamodelli davanti e dietro. In questo modo la vita arriverà ad essere di 73 cm e avrò anche un leggero lasco di vestibilità, così che non mi stringa troppo. E ora che il cartamodello è a posto, mi vado a ricopiare i cartamodelli in un foglio a parte, anche con i margini di cucitura, così che possiamo appunto cucire una gonna pantalone di prova. Dato che questa tela ci serve principalmente per vedere se i volumi sono giusti, non aggiungo il margine per fare l'orlo e non metto neanche margini in vita o un cinturino. Aggiungo solo 1 centimetro di margine sui lati e sul cavallo, così da poter assemblare la gonna pantalone. Non metterò neanche la zip e invece chiuderò semplicemente la gonna pantalone con degli spilli. Inizio a tagliare la stoffa, metto il tessuto in doppio e taglio 2 pezzi del davanti e 2 pezzi del dietro. In questa fase non starò lì a spiegarvi precisamente come va cucita una gonna pantalone, perché comunque in uno dei prossimi video cuciremo una gonna pantalone dall'inizio alla fine. In questa fase ci basta fare una tela veloce giusto per sdifettare il capo, quindi le cuciture da fare sono veramente poche. Prima cosa che faccio è chiudere le pence davanti e dietro. Metto insieme i 2 lati, se andate meglio potete anche segnarveli sul rovescio, e cucio dal bordo fino alla punta. Nella punta esco in fuori senza fare punti indietro e annodo i fili a mano. Ho stirato le pence e ora metto i davanti con il dritto rivolto verso l'alto. Metto poi sopra i rispettivi dietro con il dritto rivolto verso il basso
E creo quindi le due gambe, cucendo assieme l'interno gamba e i fianchi. Uno dei due fianchi lo lascio aperto in cima nei primi 22 cm, così da simulare l'apertura di una zip. Adesso una delle due gambe la teniamo con il rovescio in fuori, mentre l'altra la giriamo al dritto. E per cucire il cavallo dovete inserire la gamba dritta dentro quella rovesciata, facendo combaciare i due cavalli davanti e i due cavalli dietro. Spigliamo tutto assieme e cuciamo il cavallo a 1 centimetro. Giriamo tutta la gonna pantalone al dritto ed è quindi pronta per essere provata. Allora, la prima cosa che noto è che il cavallo davanti mi sembra un po' lungo, infatti se mi piego si vede che si crea una bella piega, che può anche andare bene se lo volete più comodo, però io un pelo andrei ad accorciarlo. Il cavallo dietro invece me lo sento giusto, non è né lungo né corto. Quindi sul davanti accorcerò il cavallo di 1 centimetro in totale e anche sul fianco vedo che si creano delle pieghe, quindi significa che è un po' lungo anche il fianco e lì stringerò di 1,5 centimetri. Nel davanti sarà uno spicchio unico di stoffa che va tolta, mentre nel dietro va a finire a 0 nel centro dietro. Dopo vi mostro nel cartamodello come fare. Un'altra cosa che noto è che la vita dietro è un po' troppo alta in cima rispetto al davanti, quindi mi abbasserò di 2 centimetri circa. Altra cosa che non mi piace molto è la posizione delle pens. Per i miei gusti sono troppo vicine al centro davanti, quindi le sposterei leggermente verso il fuori e quelle davanti le allungherei anche di 2 centimetri, così mi stringono un po' meglio. Anche nel dietro mi sembrano troppo centrali, quindi le sposto in fuori di 1 centimetro. La prima modifica che faccio è quella del volume, quindi devo togliere uno spicchio che è largo 1 centimetro nel centro davanti, arriva a 1,5 centimetri nel fianco, riprende a 1,5 centimetri nel fianco dietro e arriva a 0 nel centro dietro. E per sapere in che punto del cartamodello va fatta questa modifica, misuriamo nel capo dove abbiamo spillato. Quindi parto dal centro davanti e misuro dalla vita fino all'inizio della piega spillata e riporto la misura nel cartamodello. Stessa cosa faccio anche nel fianco. E congiungo i due punti con una linea. Questa è la linea da cui inizia la parte che va tolta. Poi sotto segno 1 centimetro nel centro davanti e 1,5 centimetri nel fianco e tiro la seconda linea. La parte in mezzo è lo spicchio di carta che va eliminato.
E per toglierlo o lo tagliamo via letteralmente o pieghiamo la prima linea sulla seconda e fermiamo poi con dello scotch. Ora faccio la stessa cosa dietro, nel fianco riportiamo la stessa misura del davanti e ampiezza della parte da togliere, sempre di 1,5 cm. E nel centro dietro possiamo semplicemente segnare un punto dritto in orizzontale e lo congiungo ai due punti del fianco. Chiudo anche questa pence, taglio il margine nel centro dietro per facilitare la piega e poi chiudo la prima linea sulla seconda. E adesso, prima di andare avanti con le altre modifiche, mi ridisegno il dritto filo che si è spostato un po' nella parte sopra, dato che abbiamo girato un po' il pezzo. Il dritto filo era parallelo ai lati, quindi mi segno al centro del cartamodello una linea parallela ai lati che arriva fin su in cima. La seconda modifica da fare riguarda le pence, che le volevo spostare di 1 cm verso il fianco. Quindi mi disegno i nuovi punti e per la punta la segno 2 cm più in basso nel davanti. Riaccordiamo anche la curva del centro davanti che si era spostata dalla modifica di prima e ora quindi il cartamodello del davanti è a posto. Passiamo al cartamodello dietro e anche qui sposto l'intera pence di 1 cm verso il fianco. E mi segno insieme anche l'ultima modifica, che era abbassare il centro dietro di 2 cm. Dobbiamo ora raccordare la linea della vita fino ad arrivare al nuovo punto nel centro dietro. Misuro di nuovo i lati della pence e se hanno misure diverse li allungo o li accorcio in modo che risultino lunghi uguali. Ridisegno anche il margine di cucitura in vita, chiudendo anche la pence, così metterò il margine giusto anche a livello della pence. E ora che i due cartamodelli sono sistemati, ricucio una gonna pantalone di prova giusto per mostrarvi il risultato finale e vedere se ora è tutto ok. E questo è il risultato. Direi che sono soddisfatta. E per il video di oggi è tutto, io spero che vi sia stato utile, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, così non vi perderete tutti i prossimi video di questa serie della gonna pantalone, in cui vi mostrerò appunto come modificare il design di questo cartamodello molto basico e poi come cucire una gonna pantalone passo passo. Seguitemi anche su Instagram se volete aiutarmi a scegliere il design di questa gonna pantalone e scrivetemi anche nei commenti qui sotto se c'è qualche idea che vi piacerebbe che realizzassi. Bene, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!